Questo sarà un video un po' particolare, non vi farò una panoramica delle macchine da cucire, dei vari modelli, questo arriverà oltre, in un altro video in cui vi spiegherò i modelli delle macchine e tutto il resto, ma questo video è dedicato a capire le vostre esigenze. In effetti, i primi 10 consigli per la scelta di una macchina sono proprio dedicati a voi. Cosa intendo? Partiamo col primo consiglio. Dovete sapere quant'è il vostro budget, quanto potete spendere per una macchina da cucire, perché sul mercato ne troviamo di tutti i tipi, dal più economico al più caro. Dunque la prima domanda è: qual è il vostro budget? Il secondo aiuto è domandarti per che cosa ti serve. Ti serve per hobby? Ti serve per lavoro? Oppure semplicemente un regalo che vuoi fare a qualcuno? Questa è una bella domanda, perché può indirizzarti mica male nella scelta della tua macchina da cucire. Passiamo al terzo. Il terzo è fondamentale. La usi per hobby o sei un professionista? Se è per hobby, forse non ha molto senso spendere tanti soldi. Se invece sei un professionista, diventerà la tua alleata, diventerà la macchina che ti farà guadagnare, di modo che forse ha senso investire in questo senso. Ed ora passiamo al quarto consiglio o al quarto aiuto. Quanto pensi che la userai? Mi rifaccio un po' al consiglio precedente. Se sei un professionista, immagino la userai tutti i giorni. Se invece sei un hobbyista o la usi ogni tanto, ecco, anche questo è importante, perché probabilmente non hai uno spazio dove tenerla, non hai un luogo, forse deve essere facile da riporre. E qui ti accompagno nel quinto aiuto. Hai spazio? La puoi lasciare sul tavolo oppure ogni volta la devi mettere via? La devi riporre? Questo è un consiglio interessante, perché le macchine, come potrai vedere, come avrai visto sul mercato, ce ne sono di tutti i tipi, dalle più piccole alle più leggere a quelle più grandi e ingombranti. Chiaramente hanno delle funzioni tutte diverse, però quello che ti serve è sapere se tu la puoi tenere, perché se hai una macchina fantastica che la usi ogni tanto e che devi riporla nell'armadio, è pesantissima da riprendere e metterla sul tavolo, forse non va bene. Se invece hai il tuo atelier, il tuo spazio, il tuo luogo, allora abbonda, allora puoi prendere quella che vuoi, perché poi non la sposti e sei già organizzata per lavorare. Ma passiamo a un ulteriore consiglio. È domandarti cosa cucirai, quali sono i tuoi progetti di cucito, perché anche qua poi ti aiuterà a scegliere il tipo di macchina, perché se tu sei un po' più orientata alla sartoria, a costruirti dei vestiti, potrai scegliere un tipo di macchina. Se invece la usi più per hobby e sceglierai di cucire non so che, magari andrà meglio un altro tipo di macchina. Ma anche qua, poi quando entreremo nei dettagli, e mi raccomando non perdete i prossimi video perché lì entreremo nei dettagli di tutte le macchine, potrai capire qual è la macchina migliore per te. Dunque, domandati, idea, qual è il tuo progetto di cucito che vuoi realizzare con questa macchina e quali saranno gli obiettivi futuri, per un po' orientarti e organizzarti all'acquisto. Ma passiamo a un ulteriore consiglio. Che materiale vuoi usare? Che materiale vuoi cucire? Cuci principalmente del cotone? Allora, semplice, è il materiale più facile da cucire. Oppure ti dedichi alla sartoria e allora hai a che fare con materiale molto più elastico? Allora lì attenzione con le macchine, perché dovrai cercare qualche cosa che si adegua anche a questo tipo di materiale. Oppure ti piacciono i vestiti di carnevale, materiali spessi, grossi? Anche qua tienilo presente, perché non tutte le macchine ce ne sono alcune più idonee di altre. Ma ora passiamo a un ulteriore consiglio. Ti ritieni abbastanza tecnologica? Sei abbastanza indipendente con la macchina da cucire?
Domandatelo, perché chiaramente qui entriamo in un discorso. Hai bisogno di assistenza? Subito, immediato? Oppure sai risolvere i problemi da sola? Domandatelo, perché alcune macchine hanno un'assistenza, alcune invece devi un po' arrangiarti, magari oggi c'è l'aiuto di internet, ci sono i miei video che mi raccomando iscrivetevi al canale perché avete tantissimi aiuti, tantissimi trucchi, però non sempre magari trovate quello che fa il caso vostro. Dunque, se vi piace cercare su internet, se vi piace provare, se vi sentite un po' a vostro agio in questo campo, senza aver bisogno subito di una risposta, allora potete anche qui azzardare all'acquisto di una macchina più di un'altra. E l'ultimo consiglio, il più fondamentale, cioè non è l'ultimo, lo metterei in primis, però in primis non è il consiglio ideale che darei, perché io personalmente le scelgo anche così le macchine da cucire, le scelgo col cuore. Vi piacciono? Perché deve piacervi anche esteticamente, perché sarà la vostra compagna di lavoro, quella che vi permetterà di realizzare i vostri sogni, i vostri progetti creativi. Dunque, si deve creare un feeling con la macchina da cucire. È un po' il vostro partner? Direi proprio di sì. Ma questa è stata la carrellata generale. Ponetevi queste domande, fermatevi. Consiglio mio personale. Scrivete, mi serve per... cosa voglio realizzare? Quanto posso spendere? Mi piace questa macchina? Fatevi tutte queste domande. Adesso al termine avrete una checklist che potete utilizzare, magari stampare o tenervela lì, prima di buttarvi nella ricerca della macchina. Ma fatevi queste domande, perché così non sbaglierete. Ciao, a presto!